Bremer alla Juventus, niente da fare allora per l'Inter che lo ha seguito, lo aveva praticamente quasi preso, o comunque si era messa d'accordo con il giocatore, poi però non ha mai chiuso questa operazione che invece ha chiuso la Juventus, Juventus che si porta a casa Gleison Bremer, miglior difensore della scorsa Serie A per una cifra complessiva, stando alle indiscrezioni non ancora ufficiali nel momento in cui sto registrando, che parlano di 41 milioni di euro più 9 di bonus, quindi una valutazione complessiva di circa 50 milioni di euro più un ingaggio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro netti per quanto riguarda quindi il contratto firmato dal giocatore, un contratto sicuramente molto più ricco rispetto a quello che ha proposto l'Inter che si era messa d'accordo con Bremer sulla base di circa 3 milioni e mezzo di euro più bonus e che si era spinta ad offrire al Torino, soprattutto nelle ultime ore, qualcosa come 30 milioni di euro più bonus, più l'inserimento del cartellino di Cesare Casadei valutato attorno ai 7 milioni e mezzo di euro, circa 8 milioni, che portavano la valutazione complessiva attorno ai 42-43 milioni di euro, ma che in realtà potremmo definire anche superiore, perché poi l'Inter avrebbe voluto mantenere il diritto di riacquisire, di ricomprare Casadei nelle prossime stagioni e ricomprando Casadei ad una cifra superiore già stabilita avrebbe voluto dire poi valutare ancora di più anche l'affare Bremer sicuramente. Quindi l'Inter ha fatto un'offerta importante nelle ultime ore, forse tardi, forse no, adesso ne parliamo. Fatto sta che Bremer passa alla Juventus e io volevo condividere con voi oggi alcune mie opinioni conclusive su questa telenovela che inevitabilmente sta facendo molto discutere. Quindi innanzitutto ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al nostro canale, così potete anche commentare i nostri episodi e tutte le dirette che noi realizziamo ogni giorno. Siamo live dalle 19:30 in poi per parlare di questi temi caldi di Casa Inter, quindi iscrivetevi subito per commentare insieme a noi e poi aspetto chiaramente anche le vostre opinioni nei commenti per confrontarci in maniera civile. E io parto dandovi un po' la mia opinione dopo avervi dato quindi i fatti e soprattutto dopo avervi dato le cifre di questa operazione che la Juventus ha portato in chiusura praticamente contestualmente alla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Si era parlato inizialmente di un de Ligt che sarebbe partito solo a fronte di un'offerta da 120 milioni di euro, poi sono diventati 100, poi 80, alla fine invece è partito per 67 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda l'Inter, secondo me i dirigenti dell'Inter anzi hanno probabilmente fatto il massimo per questa operazione bloccando un giocatore molto forte, molto importante, che era stato individuato come obiettivo principale per questa finestra estiva di mercato tanto tempo fa a delle condizioni anche piuttosto vantaggiose e poi sono arrivati a presentare questo rilancio nelle scorse ore, un ultimo rilancio oltre al quale secondo me l'Inter non sarebbe dovuta andare e secondo me ha fatto bene a non andare oltre a questo tipo di rilancio perché siamo arrivati a delle cifre che l'Inter ad oggi per me non può permettersi per un giocatore che ha un grandissimo avvenire ma che deve ancora esplodere e comunque l'Inter secondo me non può spendere oggi queste cifre per giocatori fatti e finiti, soprattutto se poi dall'altra parte Skriniar il PSG te lo valuta 55 milioni di euro perché questa è l'offerta che fanno i parigini. In ogni caso, comunque, nonostante l'Inter abbia fatto il massimo, forse con qualcosina da rivedere dal punto di vista delle tempistiche, ma adesso ne riparliamo, l'Inter rimedia comunque una brutta figura, perché questo giocatore lo aveva bloccato tempo fa, ci ha lavorato tanto e va a finire alla tua più grande rivale, anche in ottica scudetto, secondo me, ed è una brutta figura che purtroppo si aggiunge a quella di Dybala e che rende il tutto molto pesante in questo momento in casa Inter, anche se è piuttosto palese che da un lato Dybala è stato mollato per mancanza di spazio. È vero che era stato bloccato, ma nel momento in cui Dybala rifiuta la prima offerta, si apre lo spiraglio per Lukaku, l'Inter riempie le caselle degli attaccanti, non riesce a far partire nessuno, non c'è spazio per Dybala, mi sembra logico che non si sia andati in chiusura su Dybala. Dall'altro lato, come dicevo, anche Bremer va alla Juventus perché comunque la Juventus è riuscita a vendere oltre ai vari giocatori che sono andati via a parametro zero, anche De Ligt, prima dell'Inter che invece non è riuscita a vendere. A questo punto però io faccio due riflessioni, diciamo. La prima è che dal mio punto di vista rimane il sospetto piuttosto fondato, poi vedremo se sarà confermato ufficialmente,
che la Juventus non si sia attivata su Bremer soltanto 3 giorni fa, ragazzi, parliamoci chiaro. La Juventus su Bremer probabilmente c'era da molto tempo, dell'addio di De Ligt, ad esempio, si parla apertamente in casa Juve, anche i dirigenti stessi, oltre allo stesso giocatore, ne hanno parlato diversi mesi fa. In più, la Gazzetta dello Sport, quotidiano che è diciamo molto vicino a Cairo, eufemismo, parla da mesi, se ci avete fatto caso, di una valutazione da 50 milioni di euro per Bremer. Noi sinceramente, come diceva giustamente anche il nostro Alessio Murgida oggi in redazione quando ci siamo confrontati su questo tema, questa valutazione da 50 milioni di euro riportata dai media ci sembrava una mossa molto mediatica, l'abbiamo anche considerata tra molte virgolette una sciocchezza, nel senso che si parlava di questo accordo già blindato col giocatore, di un contratto che prima era in scadenza, poi prolungato di un solo anno, di un giocatore che sarebbe partito a delle condizioni vantaggiose, quindi l'abbiamo un po' sottovalutata, comunque l'abbiamo un po' considerata una sciocchezza, ma poi, guarda caso, andiamo a vedere i 50 milioni di euro di cui si è scritto tanto sono praticamente la stessa cifra che la Juventus ha messo poi sul piatto per prenderlo. Quindi io non sono così sicuro, per questo vi dicevo delle tempistiche, vero o no, vedremo, perché non sono così sicuro che il Torino avrebbe accettato la nostra stessa offerta formulata in queste ore con Casadei, 30 milioni, bonus, eccetera, se formulata prima. Non lo so, perché per me sembra abbastanza evidente che comunque alla fine Cairo vince perché ottiene molti più soldi di quello che era ragionevole pensare, ma Cairo ha sempre tirato per l'asta su questo calciatore. Noi probabilmente, ma anche i dirigenti dell'Inter, forse mi permetto di dare questa presunzione, hanno un po' sottovalutato la cosa, si sono dilatati troppo i tempi, si è tergiversato forse anche su alcune operazioni minori in uscita, lasciando perdere Skinner in questo momento, che potevano essere forzate per accelerare sul fronte Bremer. Parlo ad esempio di un'uscita di Sanchez, di un Lazaro, i giovani della primavera, eccetera, ma non so se sarebbe comunque bastato proprio in virtù di quest'asta che il Torino voleva portare avanti, e a 50 milioni di euro secondo me l'Inter ha fatto bene a non prendere Bremer, mia opinione personale, ma magari sbaglio. L'altra riflessione che faccio dall'altro lato è se è vero invece che, come viene raccontato da Fabrizio Biasin, giornalista che ha parlato a Sport Italia nelle scorse ore, se non sbaglio, di uno scenario in cui i dirigenti dell'Inter sono molto arrabbiati in queste ore perché il presidente Zhang li ha stoppati quando i dirigenti hanno presentato la proposta di intanto prendere Bremer, chiudere Bremer, portarlo all'Inter, e poi erano convinti che in un modo o nell'altro avrebbero ottenuto l'attivo di mercato che è stato richiesto dalla proprietà. Se questo scenario è vero, con i dirigenti che erano consapevoli di poter ottenere l'attivo di mercato dopo aver preso Bremer, e quindi Bremer si poteva prendere prima, allora qui è evidente che il colpevole del mancato arrivo di Bremer all'Inter non può che essere il proprietario, che invece questo scenario proposto dai dirigenti lo ha stoppato. Il proprietario, che è vero che deve diciamo ha l'obiettivo, ed è un obiettivo condivisibile, di far tornare l'Inter ad essere sostenibile alla luce di bilanci che ancora oggi sono purtroppo molto in rosso, anche in previsione delle nuove regole sul fair play finanziario che stanno entrando in vigore. Però ecco, con queste imposizioni nell'immediato, se io guardo alle prospettive future non posso essere tranquillo. Se io guardo alle prospettive sul triennio, diciamo che con questa imposizione, con questo blocco in questo momento non si è data forse la giusta fiducia ai dirigenti nel fare poi l'attivo di mercato comunque, e purtroppo perdendo Bremer ti sei perso un altro pezzetto del tuo futuro, un altro pezzetto del futuro dell'Inter, perché come è stato anche per altri giocatori che in questi anni non sono potuti arrivare, anche Bremer sarebbe stato uno di quei giocatori che poteva avere un impatto immediato subito, poteva darti anche un'evoluzione di gioco più europea con il suo stile molto più aggressivo e molto più alto in difesa, quindi un'evoluzione anche magari del progetto tecnico di Inzaghi, ma soprattutto era un altro giocatore che potevi oltre all'impatto immediato anche farlo crescere, valorizzare ulteriormente, e poi diventava un altro asset da rivendere delle cifre ancora superiori quando ti arrivano per esempio i Liverpool o i Bayern della situazione, che hanno soldi da spendere in abbondanza. E questo
Purtroppo se guardo al progetto, se guardo al prossimo futuro è, sicuramente pesante, perché conosciamo bene le difficoltà del momento, però stiamo perdendo dei pezzetti di futuro ed è pesante, soprattutto perché dall'altro lato, la Juventus che con questa, operazione diciamo con questa operazione per me la Juventus lancia un altro segnale importante in tema di controllo del mercato interno italiano. Pre-pandemia, soprattutto con l'era Conte, l'Inter aveva praticamente raggiunto la Juventus e si poteva permettere di soffiare obiettivi molto importanti alla Juventus, oltre a poter prendere anche i migliori talenti del campionato come Barella, come Bastoni ad esempio. Oggi invece la Juventus è tornata a fare un po' da padrona nel mercato interno su questi giocatori che emergono in questo modo qua, pur, lo ribadisco, dovendo prima vendere altri calciatori, dovendo prima privarsi di alcuni giocatori con ingaggi importanti, dovendo vendere anche un De Ligt che per me viene molto sottovalutato. Io non credo che il Bayern sia così sprovveduto da puntare così tanti soldi su De Ligt e non prendere altri giocatori, e De Ligt è così scarso come viene dipinto in questo momento. Ma comunque questa è sicuramente quindi una critica che muovo alla proprietà se, come detto, lo scenario raccolto e raccontato da Biasin viene, confermato, con i dirigenti che erano sicuri di poter comunque raggiungere l'obiettivo economico nonostante l'acquisto oneroso di Bremer. Allo stesso tempo, andiamo un passo oltre, considerando che a questo punto l'esborso per Bremer non c'è stato e la spesa di Correa, essendo una spesa preventivata dall'anno scorso, a mio modo di vedere non rientrerà nei conteggi da fare per ottenere quell'attivo di mercato che serve e che è stato richiesto dalla proprietà, allora in questo momento l'Inter è sostanzialmente in pareggio tra le entrate e le uscite che sono state fatte. Quindi sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista tecnico, mi aspetto, spero a maggior ragione che si possa raggiungere l'obiettivo economico richiesto senza dover vendere Milan Skriniar. Perché se mi tieni Skriniar, mi aggiungi magari anche un difensore low cost al posto di Ranocchia senza grosse pretese, non mi aspetto un grandissimo colpo per riempire quell'unica casella rimasta vuota. Ecco, alla luce di quello che è stato fatto sul mercato fino ad ora, che per me non va assolutamente cancellato, anzi, io mi riterrò abbastanza soddisfatto nonostante le delusioni per Dybala e soprattutto per Bremer, perché di sicuro l'Inter sta costruendo una squadra che per me rimane molto forte. È chiaro che se invece perdi Skriniar dopo aver perso anche Bremer, che era l'obiettivo principale con cui volevi magari sostituirlo, la cosa si fa pesante. Però diciamo che adesso non addentriamoci in questa cosa, cerchiamo di non pensarci, anzi stiamo registrando in queste ore delle notizie incoraggianti sul fronte Skriniar che già vi avevo raccontato, perché anche in Francia proprio fonti autorevoli come il quotidiano L'Équipe sta scrivendo che il PSG ritiene troppo caro Milan Skriniar, troppo alta la valutazione fatta dall'Inter e quindi sta valutando anche altri profili. Bisogna vedere quanto è una mossa mediatica e quanto una mossa concreta. Diciamo che però la presenza del nuovo direttore sportivo Campos fa pensare che questo possa essere anche uno scenario concreto perché il PSG vuole un po' razionalizzare le spese. Ecco, sembra un po' un controsenso, ma la direzione sembra un po' questa, almeno da quello che filtra. All'Inter diciamo non hanno fatto marcia indietro sulla cifra minima richiesta poi per andare, eventualmente a considerare la cessione di Skriniar, una cifra che supera i 70 milioni di euro da quello che vi ho detto più e più volte. Questo però al momento, ecco, non vuol dire esattamente blindare totalmente Skriniar e toglierlo dal mercato. Significa tenere una richiesta molto alta per la cessione senza fare alcun tipo di sconto. Io spero ovviamente tengano Skriniar, altrimenti le cose per me si complicano molto a livello tecnico, anche se rispetto alla scorsa stagione in cui si è dovuto agire e manovrare in piena emergenza, dovendo un po' rispondere in un secondo momento alle partenze, quest'anno, come ho detto più volte, c'è stato il tempo per programmare in anticipo e in teoria quindi mi aspetto che se il piano A è sfumato, alle spalle deve esserci già pronto un piano B oppure anche un piano C studiato da tempo sul quale ripiegare. Per cui attendiamo con fiducia. Nel frattempo fatemi sapere se siete d'accordo con la mia analisi su questa operazione, che purtroppo si conclude, come detto, con Bremer alla Juventus. Speriamo possa concludersi anche con Skriniar all'Inter, perché a quel punto per me l'Inter sarebbe
comunque molto forte e anche più forte della scorsa stagione, anche se, come dico sempre, il confronto non devi farlo tanto Inter su Inter, da stagione a stagione, ma Inter rispetto anche alle altre rivali, perché il campionato te lo giochi con le altre rivali, ma vediamo. Vi aspetto ovviamente nei commenti, poi a breve sul canale recensione, eccola qui, della nuova maglia dell'Inter appena arrivata, ve la mostrerò, vi racconterò un po' di mie impressioni. Prima di salutarvi, se ci state ascoltando in podcast, vi lascio in descrizione il link per recuperare l'analisi del nostro Alessio Murgida riguardo al mancato arrivo di Dybala all'Inter. Vi consiglio di ascoltare, anche qui siamo curiosi di leggere i vostri commenti, mentre per chi ci segue da YouTube, come sempre, vi linko il video qui assolutamente da guardare e da recuperare. Quindi mi raccomando, cliccateci subito e guardate anche questo video.